Ma è vero che il tango si ballava tra uomini all'inizio? Questo è uno dei quesiti più intriganti per chi ama il tango argentino e che spesso sorprende chi ne sente parlare per la prima volta. E non è difficile capire il perché. Da questa domanda, infatti, in genere nascono altre curiosità, tipo: ma se è vero, perché ballavano tra di loro e non con le donne? Ah, ma quindi il tango nasce come ballo tra uomini? E le donne allora? Quando hanno cominciato a ballare? Non preoccupatevi, oggi risponderemo a tutte queste domande e approfondiremo anche il contesto storico per chiarire ogni dubbio, perché, come forse si è già intuito, è un tema che può essere fuorviante. Partiamo però da una riflessione, e cioè: ma perché al primo impatto ci sorprende così tanto l'idea che in passato due uomini potessero ballare il tango assieme? Beh, magari scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate voi, ma la prima spiegazione possibile è che questa immagine contrasta con un altro tipo di immaginario a cui siamo sicuramente più abituati, e cioè l'idea del tango come esibizione seduttiva fra un maschile e un femminile. E quindi, forse per una nostra arretratezza culturale, due uomini di quella società che ballano tra di loro, società che aveva notoriamente un culto di esaltazione della propria virilità e che misurava il valore maschile anche in base alla capacità di sedurre le donne, ecco, a impatto può farci strano che tra di loro ci potessero essere dei contatti fisici così intimi come quelli del tango, per di più in pubblico. Del resto la parola macismo viene dalla cultura latina e sia la società che il tango dell'epoca ne sono davvero completamente permeati. E quindi come si conciliano queste realtà? Come possono coesistere questi due estremi? Ecco, questo è esattamente il tema del video di oggi e lo vedremo entrando in un mondo lontano da noi nel tempo, nello spazio e anche nell'approccio al ballo. Un mondo, quello del tango argentino delle origini, che al suo interno ha sia le regole che ci aspettiamo, sia le eccezioni che invece non ci aspettiamo, mescolate insieme in una realtà del tutto unica in cui, per tutta una serie di circostanze che vedremo, non andranno necessariamente in conflitto l'una con l'altra. Prima di cominciare però, se amate video del genere, iscrivetevi al canale, così lo aiuterete a crescere, e mettete anche un bel like al video, così l'algoritmo è contento. Ora mettetevi comodi e iniziamo questo viaggio nelle origini del tango argentino. Io sono Fabrizio Tomei e questo è Royal Black Swan. Benvenuti. Ma il tango, quindi, all'inizio, veniva davvero ballato fra uomini? Nì. Il tango non nasce come ballo fra uomini. Nasce dalla fusione di diversi stili, le cui culture di riferimento prevedevano tutte che si ballasse fra uomini e donne, per quanto in modi diversi l'uno dall'altra. C'è stato tuttavia un periodo in cui il tango veniva spesso ballato pubblicamente anche tra uomini. Ma per capire le diverse ragioni per cui ciò avveniva, dobbiamo avere ben chiaro il contesto storico e sociale dell'epoca. Ci troviamo nel periodo compreso fra il 1880 e il 1916, che in Argentina è noto come quello della Repubblica Liberale. Durante questo periodo, nell'area del Rio de la Plata, le diverse influenze musicali sparse per il mondo stanno gradualmente convergendo in un unico calderone, che verrà identificato come tango primigenio e che si evolverà poi nella Guardia Vieja. Ma al di là di questo, che è un contesto prettamente artistico, l'Argentina sta vivendo anche un periodo di profonde trasformazioni economiche e sociali. La possibilità di esportare carne di manzo e di montone, unita all'esportazione agricola, trasforma rapidamente l'Argentina in uno dei paesi più ricchi del mondo. Il porto di Buenos Aires si riempie di frigorificos, dove il bestiame veniva conservato prima della spedizione oltreoceano, e la città diventa così il centro di un sistema economico agricolo controllato da un ristretto numero di latifondisti. Questo sistema, però, per tenersi in piedi, richiede un'enorme forza lavoro. All'inizio quindi si portano in città i contadini delle campagne argentine, le pampas, ma nemmeno loro bastano per coprire tutti quei posti di lavoro.
Quindi si rende necessario qualcosa di più eclatante. Nonostante di immigrati ne fossero arrivati anche negli anni precedenti, l'Argentina aveva mantenuto una politica fondamentalmente isolazionista fino alla fine del XIX secolo. Tuttavia, nel 1880 le cose cambiano. Con l'elezione del presidente Julio Argentino Roca, infatti, il paese adotta una politica più aperta ai contatti con l'estero e incoraggia l'immigrazione, offrendo enormi incentivi legati a posti di lavoro e a terra da coltivare. Questo cambiamento politico farà sì che, in un arco di tempo di circa 50 anni, fra il 1880 e il 1930, la popolazione dell'Argentina aumenti di ben 7 volte, incrementando in questo modo la sua prosperità e la sua rilevanza internazionale. Nella sola Buenos Aires l'immigrazione negli anni 80 del XIX secolo conterà circa 841.000 migranti europei e altri 650.000 verranno negli anni 90. Tuttavia il flusso migratorio maggiore si verificherà nei primi anni del Novecento, quando più di 1 milione di persone cercheranno rifugio scappando dalla miseria, in maggioranza provenienti da Italia, Spagna e dai pogrom dell'Impero russo. Ora, come abbiamo detto, uno degli incentivi che serviva a favorire l'immigrazione di massa era la promessa di un lotto di terra da lavorare. Purtroppo però al loro arrivo i migranti scoprirono il più delle volte che la promessa non sarebbe stata mantenuta. La necessità di manodopera aveva favorito un'immigrazione che era arrivata in diverse ondate fino a quel momento, ma a quel punto allevamento e agricoltura non erano più in grado di assorbire una massa così enorme di persone, e molti di loro all'arrivo si vedranno rispondere che di terra e di lavoro per loro non ce n'era più. Quindi cosa fanno? Tornare indietro non possono perché gli ultimi soldi li hanno usati per il viaggio in nave, quindi fanno l'unica cosa possibile. Dalle campagne raggiungono l'unico posto in grado di garantire perlomeno una speranza di lavoro, la città. E quasi sempre quella città è Buenos Aires. All'inizio del Novecento, quindi, circa la metà della popolazione cittadina era costituita da immigrati. Immaginate la capitale di un paese i cui abitanti sono solo per la metà cittadini nati lì. Per il resto sono italiani, spagnoli, tedeschi, inglesi, polacchi e, in minoranza, di molte altre nazionalità. Quando degli immigrati, che sono ovviamente persone in condizioni di povertà, raggiungono i centri urbani, si stabiliscono negli unici posti che possono permettersi, che sono in genere le zone più degradate e, solitamente, più lontane dal centro città. Buenos Aires, va detto, è un caso un po' diverso perché le diverse espansioni della città hanno fatto sì che alcuni quartieri, anche abbastanza centrali, rimanessero comunque poveri, come il barrio di Montserrat, che all'epoca veniva chiamato El Barrio del Tambor, quartiere del tamburo, a causa della grande percentuale di abitanti di colore che vi vivevano e che saranno tra le principali vittime delle epidemie di febbre che ho citato nel video precedente. Se ve lo siete persi ve lo lascio qua sopra e anche qua sotto in descrizione. Andatelo a vedere. Per la maggior parte dei migranti però trovare una sistemazione significa andare nelle periferie più remote di Buenos Aires. In quella periferia però gli europei incontrano un altro tipo di immigrati, cioè quelli locali, quelli della prima ondata migratoria, i contadini delle Pampas, che erano ancora presenti dopo che la loro forza lavoro si era rivelata insufficiente. Quindi, ai margini di Buenos Aires si formano gruppi eterogenei di varie etnie, costretti a trovare un modo per coesistere. E ci riescono. Questo ovviamente non significa che si piacciono tutti a vicenda. Significa che si crea un sistema di regole sociali e di valori condivisi che permettono la sopravvivenza fra poveri in una terra straniera. Una delle regole fondamentali da accettare era che ogni barrio delle periferie, e più avanti anche del centro, aveva una serie di personaggi che, con una combinazione di paura e violenza da una parte e rispetto e venerazione dall'altra, si ergevano a capiquartiere. Al vertice della piramide c'era il compadre, una delle figure chiave e sicuramente la più famosa nella mitologia del tango primigenio. Più avanti dedicherò un intero video alla figura dei compadres e alle altre dell'immaginario del tango delle origini, per intenderci quelle che hanno fatto innamorare Borges, e le vedremo in maniera più dettagliata. Per adesso però limitiamoci a dire che erano individui che oggi definiremmo guappi di quartiere.
Erano generalmente dei gauchos delle Pampas che, per sfuggire alla fame, si erano trasferiti in città. Ma a differenza degli altri, questi erano uomini che preferivano o non lavorare, o avere un lavoro ma comunque imporsi nel proprio territorio usando la forza, e che in breve diventeranno il punto di riferimento, l'emblema della virilità maschile sia per gli uomini che per le donne. Una delle caratteristiche distintive di questi uomini era la loro dedizione quasi religiosa all'onore e alla sfida. La loro esistenza è incentrata sulla volontà di essere considerati i migliori in tutto, nel conquistare le donne, nell'uso del coltello, nelle prove di forza e, ovviamente, anche nel ballo. Per loro il ballo è una dimostrazione di superiorità virile su tutti, come arma di seduzione sulle donne e sugli altri uomini, un po' perché passa il messaggio «io sono migliore di te come ballerino e quindi anche come uomo», ma anche perché spesso e volentieri usano il ballo come vera e propria sfida fra uomo e uomo. Questi però sono dei casi isolati. I compadres non erano molti, anche perché ognuno aveva il proprio territorio e spesso si uccidevano tra di loro quando qualcuno sconfinava in quello di un altro. Tutto questo però aiuta a sdoganare implicitamente il fatto che due uomini potessero ballare insieme. Siccome il modello maschile di riferimento includeva questa possibilità, anche se come già detto erano casi isolati, lo rendeva di fatto accettabile per tutti. Il ballo tra uomini quindi in quel periodo diventa una pratica diffusa. Ma perché? Solo per l'esempio dei compadres? In realtà no. Ci sono anche altre motivazioni che spiegano questa abitudine. Abbiamo detto che due ondate migratorie, quella argentina delle Pampas prima e poi quella europea, hanno riempito la città in circa 40 anni, sovraffollando le sue strade. Quello che però non abbiamo detto è la percentuale di uomini e di donne che compongono quella massa, ed è a enorme maggioranza maschile. I nuovi immigrati giunti dall'Europa sono in maggioranza maschi giovani e di conseguenza la sproporzione fra uomini e donne residenti a Buenos Aires si amplia. Nel 1914, ad esempio, si calcola che il 60% degli uomini presenti in città fosse nato all'estero e che ci fossero 600.000 uomini in più rispetto alle donne. Lo ripeto, 600.000 uomini in più rispetto alle donne. Vale la pena sottolineare che non tutte le fonti concordano con questa sproporzione, ma la maggior parte lo fa e quindi mi attengo a questa versione che in effetti anche io ritengo essere la più attendibile. Ad ogni modo la disparità numerica era così marcata che molti uomini facevano fatica a trovare una compagna, ma non soltanto nella vita, ma anche nel tango, dove se vogliamo c'erano addirittura delle difficoltà in più. Secondo i costumi dell'epoca, infatti, era considerato disdicevole che uomini e donne fossero visti troppo vicini in pubblico. Uomini e donne conducevano vite estremamente separate, soprattutto se non erano sposati. Inoltre, per molte donne, soprattutto giovani, spesso era vietato praticare o ballare nelle milonghe a meno che non fossero accompagnate da genitori o da parenti stretti. Ed è proprio qui che prende inizio l'usanza di ballare fra uomini. Perché bisogna ricordare che sopra ogni aspetto della vicenda aleggia il fatto che il tango è un ballo considerato praticamente da tutti come immorale, perverso e criminale. E questo non solo dalle classi privilegiate. Anche i poveri pensano questo. E quindi, se già era mal visto vedere uomini e donne che fossero troppo vicini in pubblico, figuriamoci vedere una donna ballare tango. Uno scandalo immenso. Questo ovviamente non impediva la presenza di ballerine nelle milonghe, ma limitava di molto le opportunità per gli uomini di imparare a ballare con una partner femminile. Di conseguenza con le donne si ballava praticamente solo in milonga. Solo che, per andare in milonga, devi essere già bravo. Nessuno in quella società si sognerebbe mai di mettere piede sulla pista da ballo e rischiare la faccia se balla male o peggio ancora se non sa ballare. Perché, ricordiamolo, per un uomo ballare era considerato una dimostrazione di virilità in un mondo in cui doveva fronteggiare una grande scarsità di partner femminili. Per questo motivo l'ingresso nelle milonghe diventa quasi un rito di passaggio. Essere ammessi significa che hai passato mesi, se non anni, a praticare per conto tuo e che ora sei finalmente in grado di ballare con una donna.
Tuttavia, se devi imparare a conquistare una donna attraverso il ballo, ma le norme sociali ti impediscono di avvicinarla e per di più hai una concorrenza spietata, a questo punto hai solo due opzioni. O impari dai parenti in casa, se sanno già ballare, oppure ti eserciti fra uomini. Dove si prova? Ovunque. Tanto è solo alle donne che viene ufficialmente vietato di ballare in pubblico e in generale di fare quello che vogliono. Ma agli uomini mica si applicano queste regole. Possono fare quello che vogliono, dove vogliono, quando vogliono, incluso ballare per la strada. Non è ben visto, ma hanno il diritto di farlo. Quindi gli uomini che vogliono imparare a ballare il tango si ritrovano e ballano tra di loro per le strade, negli incroci, nei cortili delle periferie. Ma non è che bastava andare nei ritrovi per poter imparare. La vita a quei tempi era scandita da rituali ben precisi. Chi era alle prime armi, infatti, doveva inizialmente limitarsi solo all'osservazione. Quando poi un ballerino esperto lo avesse ritenuto opportuno, a quel punto allora potevano unirsi agli altri e imparare i rudimenti. E questo periodo di apprendimento durava spesso mesi, se non anni. Ma come facevano a ballare se per le strade non c'era musica? Beh, la risposta più immediata è che ballavano senza musica. Ad un certo punto, però, la musica arriva per le strade anche senza il bisogno di pagare dei suonatori. C'è uno strumento molto in voga nell'Ottocento che consente di suonare melodie non troppo complesse semplicemente usando una manovella, ed è l'organetto. E anche se oggi non gode di grande popolarità, bisogna pensare che in tempi in cui la radio non esisteva, questo strumento è stato il primo vero mezzo di diffusione del tango, che infatti lo omaggerà in molte canzoni fino a dargli perfino il titolo di uno dei tanghi più famosi, Organito della Tarde. L'usanza di ballare fra persone dello stesso sesso come apprendimento iniziò a perdersi gradualmente quando le norme sociali divennero più tolleranti verso il tango nella vita quotidiana, portando alla creazione di scuole di ballo separate dagli ambienti ambigui delle prime academias, che spesso erano solo dei bordelli mascherati con un nome rispettabile, per diventare piano piano vere e proprie scuole di ballo come quelle che conosciamo ancora oggi. E ancora oggi ballare con persone dello stesso sesso, alternando i ruoli rispettivamente di leader e di follower, è una pratica consigliata ed estremamente utile per chiunque voglia migliorare la propria tecnica o anche soltanto comprendere meglio la sensazione dell'altra persona. Alla fine non è poi così raro, andando in milonga, vedere due persone dello stesso sesso che ballano per puro divertimento, anche se va detto che per motivi culturali è molto più facile vedere due donne che ballano rispetto a due uomini, per quanto anche questo accada di tanto in tanto. E questo era tutto. Il nostro viaggio per oggi finisce qui e io vi invito, come sempre, se questo video vi è piaciuto, a lasciare un like, a iscrivervi se ancora non l'avete fatto, così mi aiutate a crescere, e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!